Quella che voglio presentarti oggi può essere considerata a pieno titolo, secondo me, la più vecchia novità del mondo dell'informatica. Si tratta infatti di una suite di programmi che è stata presentata da Microsoft nella sua prima edizione addirittura per Windows 95. Successivamente è stata riproposta per Windows XP e poi ha saltato una serie di versioni ed è saltata fuori molto più recentemente nella sua versione per Windows 10 e oggi è compatibile anche con Windows 11. Microsoft la presenta come il suo fiore all'occhiello, una sorta di coltellino svizzero che, a suo dire, è utile per qualsiasi utente di PC. Per come la vedo io, sinceramente si tratta di una accozzaglia di utilità che prese singolarmente sono sicuramente interessanti e possono facilitare l'utilizzo del PC nella vita quotidiana, ma che hanno molto poco a che vedere tra loro. In ogni caso questo non le rende per noi meno interessanti. Andiamo a vederle insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Come vedi, per questo video ti ho voluto riportare nel nostro fido RevaiOS. Mantenendo ancora un attimo di suspense su quello che sarà l'effettivo argomento del giorno, anche se sono certo che hai già capito di cosa stiamo parlando, andiamo a vedere come procurarci questa suite. La prima cosa che faremo, come sempre, è aprire il nostro browser e andare a cercare PowerToys. Effettuiamo la ricerca e vediamo che il sito Microsoft è il primo che ci si propone e che quindi andremo ad aprire. Nella pagina che ci si aprirà andremo a cliccare sulla voce che dice installare PowerToys. Andremo nuovamente un po' più in basso a cliccare sul pulsante installare PowerToys. E vedremo che ci si aprirà una pagina di GitHub, che è la pagina ufficiale di Microsoft dove i PowerToys sono disponibili per tutti. Per tutti o quasi, nel senso che la versione attualmente disponibile è solo quella per computer a 64 bit, ma è mia ferma intenzione andare a recuperare anche la versione a 32 bit che inserirò nel cloud di cui abbiamo parlato in community appena questo sarà pronto. Comunque, andiamo avanti e clicchiamo sulla voce PowerToys Setup 0.68.1 o più recente se scaricherai questi PowerToys tra un po' di tempo, che termina con -x64.exe. Facciamo un clic e vediamo che parte il download che durerà alcuni secondi. Ecco fatto, il download è terminato e a questo punto possiamo andare a fare doppio clic sul file che è stato scaricato. Nella finestra che si aprirà cliccheremo su I agree e quindi su install. Accetteremo che vengano apportate modifiche al dispositivo e approfitteremo nel frattempo per chiudere il nostro browser. I PowerToys vengono installati sul nostro computer e saranno disponibili a brevissimo. Finito. A questo punto ci basta cliccare su Close e se i PowerToys non dovessero aprirsi automaticamente ci basterà andare in basso nella barra di ricerca e digitare per l'appunto PowerToys. Vedremo che nella ricerca sarà il primo risultato che comparirà quello che ha la scritta Preview tra parentesi. Andiamo a farci un clic e i PowerToys si apriranno sulla nostra macchina. Andiamo a vedere una per una queste voci. La prima voce generale è quella di configurazione dei PowerToys nel loro complesso, perché poi ognuna di queste altre voci sulla sinistra avrà le sue specifiche configurazioni.
L'unica cosa secondo me importante in questa scheda per il momento, a parte il tema, il backup, le impostazioni e tutto il resto, è quella di avere la possibilità di riavviare PowerToys come amministratore. Questo ti consiglio di farlo in determinate occasioni, ad esempio quando si tratterà di sbloccare dei file, perché avere dei privilegi amministrativi ti consentirà di fare tutte quante le operazioni più agevolmente. In questo caso io non premerò riavvia PowerToys come amministratore e li utilizzeremo esattamente così come siamo. La prima utilità che troviamo nell'elenco di tutte le utilità presenti in PowerToys si chiama sempre in primo piano. Quando ci clicchiamo su vediamo che questa finestra, come ho detto in precedenza, ha la sua possibilità di configurazione. Tanto per cominciare, per attivare questa funzionalità, che tra poco vedremo come funziona praticamente, bisognerà premere una combinazione di tasti predefinita. In questo caso i tasti predefiniti sono Windows, Ctrl e T. Tramite la matitina sul lato destro, per questa come per tutte le altre utilità, avremo la possibilità di cambiare la configurazione di tasti. Quindi se per esempio non vorrò più utilizzare la combinazione Windows Ctrl T, ma vorrò utilizzare ad esempio, non so, Windows Ctrl 1, mi basterà premere sulla matitina e andare a premere Windows Ctrl e 1 sulla mia tastiera e poi salvare questa combinazione e d'ora in poi verrà sostituita. In questo caso annullo perché sinceramente sono abituato ad utilizzare questa funzione con Windows Ctrl T. Per spiegare come funziona il primo PowerToy, quello che si chiama sempre in primo piano, che abbiamo appena visto come configurare, ho aperto una pagina web che contiene dei calcoli e la mia calcolatrice che mi servirà per svolgerli più rapidamente. Purtroppo però spesso succede che quando abbiamo due finestre aperte, nel momento in cui cambiamo ad esempio una pagina su una delle due finestre, questa va a sovrapporsi all'altra e dovremo ogni volta manualmente andare a riprenderla. A meno che non utilizziamo la combinazione di tasti dopo aver selezionato l'icona della calcolatrice Windows Ctrl T. Come vedi si crea un bordino azzurro intorno alla calcolatrice che resterà sempre in primo piano anche se io andrò a cliccare altrove. Naturalmente per disattivare questo sempre in primo piano di una finestra ci basterà nuovamente premere la combinazione di tasti Windows Ctrl T e la funzione verrà, come vedi, disattivata e la calcolatrice sarà addirittura tornata automaticamente in secondo piano. Il secondo PowerToy, come vedi, si chiama attivo. Che cosa fa? Nel momento in cui viene attivato, inibisce sia la sospensione del computer sia lo spegnimento dello schermo. Questa è una cosa che io trovo estremamente utile, anzi fondamentale, nel momento in cui registro dei video. Se ben ricordi, nel video della scorsa volta la creazione del pendrive è durata ben 2 ore. Se io non avessi attivato questa opzione, lo schermo si sarebbe spento dopo 15 minuti e dopo un'ora il computer sarebbe entrato in sospensione, rovinando l'intero video. In questo modo, invece, sono riuscito egregiamente ad aggirare il problema e ho potuto realizzare il mio video tranquillissimamente. Il terzo PowerToy si chiama Selezione colori. Si attiva con la combinazione modificabile di tasti Windows Shift C che vado a premere e come vedi una volta premuta questa combinazione di tasti compare in basso a destra rispetto al puntatore del mouse un codice esadecimale. Questo altro non è se non il codice del colore su cui si trova la punta della freccia del nostro mouse. Per disabilitare questo PowerToy basta fare semplicemente un clic con il pulsante del mouse e vedremo che ci verrà salvato in una finestrella temporanea il codice esadecimale del colore che sarà copiabile tramite questo pulsante. Il prossimo PowerToy si chiama Fancy Zone. Si attiva con la combinazione modificabile di tasti Windows Shift ed O accentata.
Una volta premuta questa combinazione di tasti, potremo scegliere tra una serie di griglie preconfezionate oppure creare un nostro layout personalizzato. Quando andiamo a scegliere una griglia, ad esempio io ho scelto questa che presenta 3 spazi sul monitor, 2 stretti ai lati e uno un po' più largo al centro, quello che potremo fare è aprire delle finestre e, tenendo premuto il tasto Shift, andare a posizionarle nelle varie griglie e queste verranno automaticamente ridimensionate in modo tale da stare esattamente nella griglia in cui sono state aperte. Naturalmente le finestre saranno comunque mobili e potremo spostarle e chiuderle nuovamente. Il PowerToy successivo si chiama Blocco File. Come vedi può essere solo attivato oppure disattivato tramite questo pulsantino. Quello che fa è mostrarci nel momento in cui andiamo ad aprire una qualsiasi cartella quali sono i programmi che bloccano eventualmente questo file e ne impediscono la cancellazione. Per visualizzare i programmi che bloccano un file, basta fare clic con il pulsante destro su un file qualunque e scegliere la voce che cosa sta usando questo file. Nel momento in cui ci cliccheremo sopra, Windows effettuerà una ricerca e ci dirà se ci sono programmi che bloccano in qualche modo questo file. Per poter cancellare il file ci basterà chiudere il relativo programma e il file tornerà ad essere cancellabile. Salterò a pie pari i 2 PowerToy successivi perché sono dei PowerToy molto tecnici e sicuramente non adatti all'uso quotidiano e mi porterò invece sul PowerToy che si chiama ridimensionamento delle immagini. Quello che fa questo PowerToy è di consentirci di ridimensionare automaticamente a dei formati preconfezionati oppure che potremo scegliere noi tramite il pulsante aggiungi nuove dimensioni e di farlo in blocco per un gruppo di immagini più o meno consistente. Per farlo basterà aprire la cartella che contiene le varie immagini, selezionare quelle che vorremmo ridimensionare, premere con il pulsante destro su una qualunque di queste immagini e selezionare la voce ridimensiona immagini. A questo punto potremo scegliere tra le dimensioni che ci propone Windows oppure tra quelle che avremo creato noi manualmente. Cliccando su uno di questi file e scegliendo la voce ridimensiona, tutte quante le immagini verranno ridimensionate. Della successiva voce gestione tastiera ti dirò semplicemente che serve ad effettuare la rimappatura dei tasti, quindi ad attribuire un'altra funzione ad un tasto, oppure a creare dei tasti di scelta rapida. Ti invito a sperimentare eventualmente queste funzioni, non sono assolutamente pericolose, perché nel caso in cui ti trovassi in difficoltà ti basterà cliccare sulla voce attivato e disattivare semplicemente questa funzione per uscire da qualsiasi impasse. La successiva voce utilità mouse ha 2 interessantissime funzioni. La prima è quella di ritrovare il puntatore del mouse qualora avessimo difficoltà ad individuarlo sul nostro schermo. Per farlo ci basterà cliccare 2 volte con il CTRL sinistro sulla tastiera e succederà questo. Come vedi, il mouse viene evidenziato. Per togliere l'evidenziazione ci basterà fare clic. La seconda voce di questo PowerToy ci consente con la combinazione di tasti Windows, Shift ed H di creare un alone intorno al puntatore del mouse nel momento in cui clicchiamo con il pulsante sinistro oppure con il pulsante destro. I colori sono cambiabili e configurabili a piacimento. C'è inoltre la possibilità di spostare il mouse per lunghe distanze con la combinazione Windows, Shift e D e di creare un mirino sul puntatore del mouse con la combinazione Windows, Alt e P. La voce incolla come testo normale
ci consente di prendere un testo con una formattazione strana, copiarlo ed incollarlo con la combinazione di tasti Windows Ctrl Alt V come un testo normalissimo, quindi togliendo qualsiasi formattazione di carattere, di colore e di dimensioni. Il prossimo Power Toy si chiama Power Rename e lo trovo estremamente utile. Quello che fa è aggiungere una voce al menu contestuale di Windows che ci consente, andando in una cartella e selezionando un gruppo di file, di rinominarli in blocco. Per farlo basta selezionare tutti quanti i file, cliccare con il pulsante destro su uno qualunque di essi e scegliere la voce Rinomina speciale. A questo punto potremo scegliere una qualsiasi stringa di testo, ad esempio io scelgo SS e lo vado a sostituire con screenshot. A questo punto mi basterà cliccare su Applica e tutti quanti i file saranno rinominati in base alla denominazione che abbiamo scelto. Power Toys Run è un qualcosa che trovo veramente molto simpatico ed utile. Quando dobbiamo lanciare un programma, normalmente siamo costretti ad andare a cercarlo o tramite il menu avvio di Windows oppure tramite la ricerca. Ma Power Toys Run ci consente di fare qualcosa di molto più veloce e immediato. Premendo la combinazione di tasti Alt spazio si aprirà una riga di testo in cui, se ad esempio vogliamo lanciare la calcolatrice, ci basterà iniziare a scrivere cal e troveremo la calcolatrice pronta. Allo stesso modo, se vorremmo lanciare WordPad, ci basterà iniziare a scriverne il nome e potremo avviarlo comodissimamente. Salterò la presentazione di Quick Accent, che è un utility che consente semplicemente di digitare con maggiore facilità le lettere accentate. Daremo un'occhiata rapida invece a Screen Ruler, che ci consente di misurare la distanza in pixel tra due parti diverse del nostro display. Si attiva con la combinazione di tasti Windows, Shift ed M e ci consente di misurare aree oppure di misurare spazi orizzontali o di misurare spazi verticali, ad esempio quello da una riga di testo e l'altra, o tra una riga di testo e un margine, e così via. Il prossimo Power Toy è una guida ai tasti di scelta rapida. Si attiva con la pressione dei tasti Windows, Shift ed U accentata e ci mostra la possibilità di creare appunto delle scelte rapide per avviare determinate cose. Come vedi, ad esempio, qui il tasto Esplora File, il mio Google Chrome e gli Power Toys stessi sono collegati ai tasti 1, 2 e 3. Se vado ad attivare un collegamento personalizzato, ad esempio con il tasto Windows, premendo questo tasto ed 1, mi si apriranno le risorse del computer. Premendo Windows e 2 mi si aprirà Google Chrome e così via. Questo vale naturalmente anche per tutti gli altri shortcut presenti nella guida. E abbiamo quindi il Test Extractor. Andiamo a vedere cosa fa e come funziona, ma per farlo creiamo un nuovo documento di testo sul nostro desktop. Lo andiamo ad aprire e lo portiamo sul lato sinistro. Test Extractor si attiva con la combinazione di tasti Windows, Shift e T. Premiamola. A questo punto, come vedi, il nostro puntatore si trasforma in una croce e ci consente di evidenziare un'area del desktop. Quello che faremo dopo aver evidenziato l'area del desktop sarà automaticamente copiare tutto quello che c'è contenuto in termini testuali e potremo tranquillamente incollarlo in qualsiasi documento di testo. L'ultima voce dei nostri Power Toys riguarda infine la disattivazione della conferenza video e, come vediamo, è una di quelle voci che richiedono l'accesso come amministratore, come abbiamo visto che è possibile fare
nella scheda generale. Cosa ci consente di fare questa disattivazione conferenza video? Lo vediamo qui. Tramite delle combinazioni di tasti Windows Shift e Q, oppure Windows Shift e A, oppure ancora Windows Shift ed O, che rispettivamente disattivano la webcam e il microfono, oppure solamente il microfono, o infine solamente la webcam. In tutto i Power Toys sono ben 18. Quindi è facile che si dimentichi qualcosa e in questo caso ci viene in soccorso la penultima voce che dice benvenuti in Power Toys. Cliccandoci su troveremo un comodo specchietto che riassume non solo le funzionalità ma anche i tasti di attivazione di ogni singolo Power Toy. Per cui se anche dovessi riprendere in mano questo strumento trascorso un po' di tempo da quando avrai visto questo video, niente paura. Clicca su Benvenuti in Power Toys e riceverai tutte le informazioni che ti serviranno. Bene, siamo giunti alla fine di questo excursus sui Power Toys che spero davvero che ti sia stato utile. Naturalmente i Power Toys sono molti e nessuno li utilizza tutti quanti. Io personalmente però trovo utili 3 o 4 di loro che sono diventati diciamo dei compagni di viaggio fedeli per me e li installo su tutti quanti i computer Windows che uso per lavoro. Detto questo, prima di salutarti non mi resta che farti i miei migliori auguri di buona Pasqua e darti appuntamento alla prossima.